Ti presento le interviste Ficcanaso, le interviste su profumo, olfatto e altri sensi che vanno a esplorare l'essenza delle persone. Ciao Valentina, buonasera e grazie per essere qui con noi alla seconda puntata delle interviste Ficcanaso, le interviste che vanno a frugare nel, nel senso dell'olfatto insomma, dell'intervistato. Adesso ti faccio giusto un paio di domande perché vorrei che ti presentassi, capire un po' chi sei, cosa fai. Quindi, nome. Valentina. Ti chiederei anche la data di nascita perché poi dopo ti dico qualcosa, insomma. Quindi, data di nascita. È il 22 febbraio dell'86, possiamo dire anche l'anno Va ancora, dai. bene, ok. Sì, ma tanto siamo sempre giovani e quindi quest'anno ti sei beccata la data palindroma. Assolutamente. Beccata il portale per mondi paralleli. Molto bene. Da dove vieni? Allora, io vengo da Muravera, un paesino del Sarrabus, però abito a Cagliari da 10 anni ormai. Ok. Esatto. L'altra domanda sarebbe in stile un po' che mi fa venire in mente una canzone di Battiato, da dove vengo, dove vado, quindi dove vai? Nel senso, parliamo del presente, quindi di che cosa ti occupi e che cosa Vorrei puoi andare a condividere. Esatto. Allora, in questo momento della mia vita mi occupo di consulenza di immagine. È stata una scelta che ho fortemente voluto, perché è capitata anche un po' per caso, perché inizialmente non l'avevo mai presa in considerazione e poi invece, grazie anche al mio lavoro, ho lavorato per anni in una boutique e poi anche gli studi in moda. Ho approfondito poi anche tutto il mondo della consulenza di immagine, quindi ho detto perché no? Mi sono sentita di avere le competenze giuste per poter iniziare a fare questo mestiere, quindi adesso sono qui. E sto anche concentrando le mie forze per poter continuare in questo bellissimo mondo della consulenza di immagine. Infatti so che già fai qualche consulenza, adesso che si parla tanto di consulenza cromatica, quindi l'armocromia fa parte della ricerca dello stile, anzi non la ricerca, il ritrovare il proprio stile, perché probabilmente è una cosa che abbiamo ma Abbiamo già, si tratta solamente di unire i colori e le forme che si addicono più a noi e poi coniugarle appunto in tutto quello che è lo stile personale, che è qualcosa di molto importante e che si lega poi anche all'immagine e anche al linguaggio non verbale, quindi sono tutti aspetti che mi hanno sempre entusiasmato e incuriosito. Sì, quindi diciamo che c'è anche qui, ovviamente nella personalità, nel modo di porsi, c'è un mondo interiore che cerca di venire fuori, a volte che viene nascosto. Immagino che tu possa Eh, riconoscere chi si nasconde dietro dei vestiti. assolut Assolutamente sì, chi si nasconde e invece chi cerca già di raccontare un qualcosa. Quindi poi è proprio bello fare questo viaggio insieme alla persona. È proprio questa la sfida che mi piace e mi entusiasma. A proposito di viaggio, adesso andiamo indietro nel tempo e ti chiedo, visto che dobbiamo anche parlare un po' di olfatto, di naso, e devo ficcare il naso, qual è il tuo primo ricordo olfattivo? Allora, il mio primo ricordo olfattivo è legato alla mia infanzia, l'odore del caffè latte che preparava mia nonna e poi lei metteva nel caffè latte il sugo koi, la pasta dura. Ah, certo, certo, che E buono. quindi io ricordo benissimo questo momento e quando ancora sento l'odore del caffè latte mi rimanda lì, in questo momento felice di bambina.
Ok, siccome noi abbiamo fatto un percorso insieme, perché per chi non lo sapesse, Valentina sta facendo il percorso della ricerca del profumo perfetto, e quindi qualche domanda riguardo alla sua, insomma, al suo rapporto con gli odori gliel'ho fatta, e ricordo che non c'era un ricordo felice, cioè che rispetto agli odori ci sono molti ricordi di odori, profumi sgradevoli. Assolutamente sì, è vero, è vero, è vero, è vero. I ricordi i appunto legati a odori o appunto profumi sgradevoli che comunque ti hanno lasciato delle sensazioni negative. Quelli in effetti sono di più. Per esempio anche legati a delle antipatie delle persone che solitamente avevano appunto questi profumi invadenti. Per me naturalmente, e li ricordo ancora benissimo. Quindi Sì, sì, capita ed è abbastanza brutto. A volte, anzi molto spesso, leghiamo anche il profumo a una persona, che può essere un partner, che poi diventa ex partner, e quindi non possiamo più sentire quel profumo addosso a nessuno, perché immediatamente ci riporta in quel periodo della vita, in quella relazione che non ci ha, insomma, che non va vogliamo bene. più. E quindi questo è uno dei, non posso chiamarli difetti del profumo, perché purtroppo ci prendiamo tutto il pacchetto, ma uno degli svantaggi di avere un profumo che è la tua firma. Io non lo so se nel tuo lavoro ti capita di avere delle persone che vogliono come una firma, anche per quanto riguarda una firma olfattiva. Adesso molti brand cercano questa firma qua, però ce l'hanno anche le persone. Quante volte le nonne, le zie hanno quel profumo che le identifica per tutta la vita. Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, mi è capitato, soprattutto appunto nelle ricerche di stile, ehm, alcune donne che scegliessero di portare sempre lo stesso profumo, poi la scelta di non volerlo più indossare. Proprio durante il cambiamento sentivano che quell'odore non gli appartenesse più. Quindi poi a un cambiamento anche di stile, a un cambiamento di visione corrisponde anche un cambiamento proprio di odore, di gusto, di non sentirsi più addosso un profumo che apparteneva a una noi passata, ecco, diciamo Mhm. così. Mhm. Questo mi è capitato 2 volte. Eh sì, Nelle il cambiamento, evidentemente fondamentalmente un cambiamento interiore, nel senso che ci si riscopre. Scopri delle cose, immagino anche aprendo un armadio tu cioè, la personalità la puoi individuare, è proprio lì che dici questa persona si sta nascondendo, magari dietro il nero, dietro questi i colori molto scuri. scuri, lo usare anche poco, ok? Mm-mm. E dare appunto il nero come zona comfort, come zona di sicurezza. Quindi poi andiamo a scoprire i motivi e tante volte appunto è perché ci si sente protetti, ok? E si ha anche paura di osare anche La scusa che il nero snellisce ci nasconde dentro il nero. Quindi pensi che in qualche modo il tuo lavoro possa essere legato anche a uno studio olfattivo, a uno studio della, diciamo, personalità del profumo? Assolutamente sì, anche perché valorizzarsi attraverso l'immagine significa anche trovare una propria unicità. Mhm. L'unicità è anche bello riscoprirla tramite un profumo, che è strettamente legato o a un nostro ricordo, a un tratto della nostra personalità, che può essere per esempio la gioia, oppure per quanto Mhm. mi riguarda, per un'altra persona potrebbe essere la sensualità. Sì, 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 sì. Quindi sottolineare gli aspetti anche col profumo che ci rappresenta, che
la fragranza che più assomiglia al nostro essere, a quello che noi vogliamo comunicare, rafforza ancora di più il nostro messaggio. Quindi io penso che il profumo adatto sia molto importante e soprattutto che si intoni a quello che, alla nostra storia, a quello che vogliamo raccontare noi sempre. Perché se già il nostro profumo e la nostra immagine sono dissonanti, comunque ci dicono due cose diverse. Quindi il messaggio non sarà incentrato. Sì, Ok? sì. Quindi Io faccio sempre un paragone quando si fa una scelta di un profumo un po' azzardata che poi non ci rappresenta, è come portarsi dietro l'ombra di un'altra persona o addirittura un'altra persona che diventa invadente. Dopo un po' hai un peso e in più hai quest'altra persona che la guardi e dici ma tu cosa ci fai qui con me? E la necessità di togliersi di dosso quel profumo è uno dei segni che hai sbagliato totalmente. Poi magari possono esserci periodi sì e periodi no, ovviamente. dipende anche dal periodo. Dal periodo è quello che noi stiamo vivendo, certo. La stagionalità, eccetera. Allora, un'altra domanda. Che rapporto hai tu con il profumo, tu con il tuo profumo? Nel senso, adesso io so delle cose perché abbiamo fatto il percorso insieme, però qual è il tuo profumo ideale? Nel senso, che cosa, per la personalità che hai tu, che cosa deve trasmettere un profumo? Ok, per quanto mi riguarda, il mio profumo ideale, Sì, parliamo di questo, sì, sì. deve essere sicuramente gioioso, delicato, non invadente, deve avere una presenza che accarezza Mhm. e sicuramente doveva essere colorato, se non altrimenti. Sì, giusto, giusto. E quindi ci stanno bene delle belle note fiorite che secondo me possono dare quel tocco in più a quello che stai cercando, perché non abbiamo ancora trovato questo profumo perfetto, ma ci stiamo arrivando. Ehm, il tuo profumo preferito, che può essere profumo commerciale o profumo del cibo, profumo dell'ambiente, insomma, profumo quello che vuoi, un odore. Il mio odore, per me un profumo, è l'odore di una pianta dell'elicriso che ho scoperto recentemente da poco, forse 5-6 anni fa, in gita all'Asinara. In gita all'Asinara sono passata in questa distesa di piante verdi e sentivo il profumo e non capivo, era un profumo per me inebriante, Mhm. delicato, molto elegante. E poi mi è stato detto dalla guida, guarda che forse è l'odore dell'elicriso. E da allora me ne sono innamorata. Sì, sì, profumo secco. Esatto, sì. Lo trovo ehm, molto rilassante, mi porta in mente dei ricordi positivi perché quando lo scoprì ero in gita con i genitori, quindi era un momento molto, molto bello. E da allora lo cerco in tante cose, sempre. Così. Nelle passeggiate, prendo sempre mazzolini di Bello. elicriso. È bellissimo, fra l'altro è quello che quasi tutte le persone che arrivano in Sardegna, che non conoscono la Sardegna, chi ci arrivano prevalentemente dal nord, è quello che gli rimane impresso più di tutto, quindi lo chiamano proprio il profumo della Sardegna. È molto bello, molto molto bello. Mi pare che io una volta che ero rimasta... aspetta che c'è stato un salto dell'audio, non si è sentito? Che io non conoscevo, poi dopo, leggendo, infatti ho scoperto tutte queste cose che mi stai poi dicendo. Sì, ma il fatto è che noi ci siamo talmente immersi che non ce ne rendiamo neanche conto. Io per sentire veramente il profumo dell'elicriso ho dovuto, anche io, cioè, alla fine l'ho sentito forse, sarà stato il 2016, fuori da Tiscali, proprio l'edificio di Tiscali. Ci sono in terra, ci sono un po' di piante aromatiche sarde e c'è l'elicriso. Siccome mi pare che fosse giugno o maggio, era molto forte l'odore, ma ancora di più mi è capitato a Posada, in spiaggia,
arrivati la mattina, dopo la notte aveva piovuto, quindi c'era la sabbia ancora umida e il sole non era ancora salito del tutto, quindi c'era quest'aria umida carica di profumo di elicriso ed era meraviglioso, meraviglioso. Inebriante. Sì, veramente bello. E quindi se ti dovesse capitare di malauguratamente di perdere l'olfatto per sempre, che cosa, e potessi tenere un unico odore da sentire, che cosa sceglieresti? Allora, se la giocherebbero l'elicriso, ma anche il profumo del pane appena sfornato. Torniamo ancora una volta sul cibo. Cibo e odori sono strettamente legati e sono soprattutto legati ai nostri ricordi. Assolutamente sì. Il forno a legna però, eh. Ok, quindi quella crosticina diversa che fa proprio un odore diverso. Si prende tutto il profumo anche della legna che c'è nel forno. E poi sì, forse ha un odore diverso, più intenso, perché si sente proprio, è come se prendesse anche un pochino di quella fatica che ci vuole nell'impastarlo, nell'infornarlo, un po' di cura in più, probabilmente è quello che fa la differenza. La lievitazione, insomma, tutto l'insieme. Sì, sì, sì. Se la giocano loro due, elicriso e pane. Accostamento un po'. Sì, però secondo me quando sei isolato dal mondo degli odori lo ricerchi forse più un contatto affettivo e quindi il cibo è quello che normalmente vince, così come potrebbe essere anche l'odore di un indumento indossato da qualcuno, anche quello è un amuleto. Mm. Sì, è vero. Vabbè, È vero. fortunatamente non siamo costretti a rinunciare a niente, però questa è una domanda che serve per farci rendere conto dell'attenzione che dobbiamo porre in negli odori, perché non è che sia un senso dimenticato, è un senso che ancora ci aiuta a destreggiarci nella vita, però l'olfatto è sicuramente... si perde la voce ogni tanto. Si dà per scontato però, Si dà molto per sicuramente. scontato e non ti permette di... sì, il fatto è proprio questo, che si dà per scontato, non siamo tanto allenati e invece quello che dico sempre è di porre molto l'accento sugli odori. Adesso fra un po' iniziamo anche a sentire dal naso la stagione che sta cambiando. Sì, è vero. È vero, è vero. Bisogna pensarci di più, bisogna proprio Sì. gustare di questi odori e profumi. Quindi ogni tanto bisogna fermarsi ad annusare la vita, che è una di quelle cose che già disse De Gregori e mi piace ripetere. Però io ti avevo chiesto una data di nascita perché faccio un po' la maga Cloris di turno e quindi siccome esiste un'essenza astrale, diciamo che è l'essenza intesa in senso più ampio del termine profumo, quindi un'essenza può essere anche semplicemente una pianta, sono legati al nostro segno zodiacale o comunque alla posizione delle stelle in cui, di quando siamo nati. Quindi tu, essendo pesci, la tua essenza astrale è il glicine. Dai. Sì. Cosa ti dice il glicine? Di che cosa ti... Vabbè, mi fa venire subito il color glicine. Certo, certo. Quindi quel lilla delicato, eh, la pianta del glicine è molto elegante, quindi con questi fiori alle fronde che cadono, che si muovono col vento. Insomma, Che ti piace il profumo del glicine? cosa? Ti piace il profumo del glicine? Allora, il glicine, sai che adesso il profumo del glicine non ce l'ho presente? Inizierai a poterlo sentire verso aprile, quindi aspettiamo ancora un mesetto perché devi sapere che il glicine eh, ha un effetto di riattivare le tue idee che magari tendenzialmente se ne vanno un po' per i fatti loro.
tendono a perdersi e quindi l'essenza del glicine ti fa riacquisire insomma una specie di centratura. E in tutto questo tu diventi più positiva, tu ti concentri di più, ma non perdi quel lato molto sensibile che è tipico del segno di pesci, che insomma la tua sensibilità emotiva rimane invariata, quindi non te la tocca. In particolare, essendo nella prima decade, il tuo profumo magico è il gelsomino. Quindi Dai, quindi tu hai un aspetto, diciamo, sensuale nel tuo profumo magico, perché il gelsomino è quel fiore un po' come la tuberosa, quel fiore che tende a rilasciare il suo profumo della notte, ti attira. È il glicine che invece è un pochino più delicatino. Il glicine è più... però anche il glicine la notte dà tanto di sé. Sono due fiori che hanno entrambi, come dal punto di vista del profumo, un odore molto mieloso. il Passivo. gelsomino ce l'ho più presente, Sì, sì, sì. si sente Non ti anche abbastanza. piace? Cioè non è uno di quei profumi di fiori che ti fanno impazzire, se non ricordo male. No, no, perché lo trovo appunto troppo insistente come odore. Dopo lo senti dici che bello, però rimane, è un odore importante. Amo solitamente gli odori e le fragranze che rimangono più delicati. Ti dicono ci sono, ma Beh, sì, sì, infatti ricordo che è un pochino più leggerino come profumo, forse un fiore di campo un pochino più leggero, eppure, secondo questi scritti, il gelsomino è un elisir che per te allontana le malattie. okay. La cosa che mi ha fatto ridere adesso è che infine guarisce queste persone dalle malattie immaginarie di cui si ritengono affette. Io non lo so se tu sei Ah, una malata immaginaria, ma... per ora penso di no. Non si sa mai però. No, però le cose stanno così. Questo, il profumo magico che è legato alla prima decade del tuo segno, quando tu lo senti, insomma, anche l'impiego giusto sarebbe quello di metterti i fiori di gelsomino nel bagno, nell'acqua dove ti fai il bagno, perché ti darebbero una mente più illuminata, più fresca e una volontà più ferma. Il, il fiore, l'essenza legata al tuo segno e in particolare quindi il profumo magico legato alla tua decade ti dà sempre qualche cosa in più, enfatizza alcuni tratti del tuo carattere in senso buono, diciamo. Questo è il significato. Sì, perché il gelsomino usato nel bagno dovrebbe ricaricare le energie anche. Eh, quando sarà la stagione dei gelsomini verremo arrampicata lungo i... E No, poi quello che vediamo in giro non è il gelsomino quello vero, ma è un falso gelsomino. okay. Sì, è un'altra specie di gelsomino, non è quella che si utilizza in profumeria, ma diciamo che l'idea del profumo ce la dà. Okay, beh, allora acquisterò una pianta di gelsomino per il balcone. Io la vorrei di tutte le specie, sia del gelsomino quello indiano normale che il sambac, li vorrei entrambi, ma siccome sono un pollice nero, avrei paura insomma, come girava un meme su Instagram o comunque in giro sul web di una che prende in mano una pianta e dice vieni a morire a casa mia. Ecco, io sono quella. Purtroppo sì, purtroppo sì. Si dice, Io ultimamente sono migliorata ultimamente sotto questo aspetto. Non garantisco niente, però un pochino un pochino meglio. Sì, è che mi dimentico proprio di dare l'acqua e sono un disastro in questo, e poi non è solo questione di acqua, devi concimare, insomma, mi piace quello che il fiore dà come energia, come profumo, ma sono proprio una frana evidentemente non sono proprio una buona madre per gli esseri vegetali. Okay.
Bene, Valentina, io ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità, per averci fatto un po' viaggiare nei profumi e nei colori. Ah, però ecco, adesso mi viene in mente quello dell'ultimo momento che anche i profumi hanno i colori. E questo l'abbiamo imparato nel nostro Sì, e percorso. infatti è stata una scoperta bellissima, veramente. Questo aspetto che non avevo mai pensato e non conoscevo. Invece con te poi c'è stata l'occasione di capire tanti aspetti anche del profumo e quindi, appunto dei colori, che ogni fragranza abbia un colore è veramente bellissimo, curioso. E anche poi associare ogni colore a ogni fragranza e capire che magari non per tutti può essere lo stesso No, colore. è vero, anche se poi c'è non è che ogni fragranza abbia un colore, però tu nella tua E testa fa te lo immagini, assolutamente sì, tu te lo assolutamente. immagini. Tu te lo immagini e poi c'è sempre questo richiamo in effetti, e poi appunto anche per questo aspetto del mio profumo colorato, mhmm, cioè trovo proprio bellissimo e molto curioso riuscire a farlo colorato, inserendo poi pian piano diversi colori. Vediamo, per il Okay. momento ce l'abbiamo verde, il verde l'abbiamo capito di sicuro. Ah, guarda che ci piace il verde, e poi è un colore che non avevo neanche mai pensato, invece anche per i significati che ha è bello. Sì, è facile trovare, cioè il profumo verde forse è la cosa più facile che si possa individuare, è anche un modo che si usa nel linguaggio descrittivo dei profumi professionale, dire è un profumo verde. Però se, cioè, è inevitabile pensare al verde quando senti quel certo tipo di frequenze di essenze. Poi ovviamente ognuno può pensare che sente l'iris, io me lo immagino bianco, mi viene in mente un mix di colori, invece qualcuno magari si immagina marrone perché sa più di radice. È bello anche esplorare questo aspetto qua. Eh, Assolutamente sì. Un mondo curioso e entusiasmante, bello, 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 bello. Va bene, allora noi proseguiremo il nostro percorso, daremo sicuramente notizia del risultato, del risultato finale. Inizialmente ti avevo detto forse riuscirei ad averlo per Natale, invece forse riuscirei ad averlo per Pasqua a questo punto. Ma sì, il viaggio ci sta, non c'è fretta, non È c'è un fretta. viaggio che sai quando si comincia e non sai quando si finisce, però se vogliamo raggiungere l'obiettivo dobbiamo andare passo dopo passo, per gradi. Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo di nuovo e ci becchiamo sicuramente su Instagram tra una storia e l'altra e niente, aspetto, ti farò sapere quando poi... Assolutamente sì, io ringrazio te per avermi coinvolto nelle tue interviste Ficcanaso, è stato un piacere. Grazie. a te. Hai ascoltato le interviste Ficcanaso, le interviste su profumo, olfatto e altri sensi. Se ti è piaciuta questa intervista non dimenticarti di lasciarmi un mi piace e se vuoi magari condividila con i tuoi amici. Se invece non vuoi perderti le altre interviste, attiva la campanella e iscriviti al canale.